Cari amici, estimatori della bellezza e dei sentimenti autentici che brillano sotto il firmamento turco, benvenuti in un nuovo, esclusivo appuntamento su Gossip alla turca. Oggi non siamo qui per parlarvi di semplici pettegolezzi da marciapiede, ma per analizzare un gesto che ha ridefinito il concetto di protezione e rispetto nel rutilante universo dello Star System di Istanbul. Prima di addentrarci nei meandri di questa notte densa di tensione e verità, permettetemi di ricordarvi quanto sia prezioso il vostro sostegno. Se apprezzate la profondità dei nostri racconti, iscrivetevi immediatamente al canale e cliccate sulla campanella delle notifiche. Ma se desiderate davvero fare la differenza e sostenere la nostra ricerca dell'eccellenza, vi invitiamo caldamente a cliccare sul tasto Unisciti, Join. Diventando membri della famiglia di Gossip alla turca, potrete accedere a contenuti esclusivi e badge speciali, dimostrando che la qualità dell'informazione ha ancora un valore inestimabile. Siete pronti a scoprire come un uomo ha difeso la dignità della propria compagna davanti al mondo intero? La cronaca di questa notte indimenticabile ha inizio davanti a un prestigioso locale privato, dove l'aria salmastra del Bosforo si fondeva con il profumo dei fiori freschi e l'attesa febbrile dei paparazzi. La protagonista, la splendida e amatissima Cemre Arda, era appena giunta per partecipare a una celebrazione discreta, un momento di pausa dopo una settimana di ritmi forsennati sul set, tra prove estenuanti e scene girate fino all'alba. Cemre, nota per la sua grazia innata e la sua proverbiale cortesia verso la stampa, è apparsa avvolta in un'eleganza sobria ma luminosa, sebbene i suoi occhi portassero i segni inequivocabili di una stanchezza che nessuna sapiente mano di trucco avrebbe potuto celare completamente. Il suo desiderio era semplice, quasi umano nella sua banalità: fare un'apparizione fugace, onorare l'invito e ritirarsi nel calore del proprio focolare. Tuttavia, il destino e la fame insaziabile dei media avevano piani differenti. Un fitto drappello di cronisti, armati di flash pronti a ferire l'oscurità e i microfoni protesi come armi, attendeva al varco. Non appena la portiera dell'auto si è aperta, il silenzio della sera è stato squarciato da un coro di domande incalzanti, un bombardamento verbale che non cercava risposte, ma reazioni da dare in pasto all'algoritmo famelico dei social media. Nonostante la stanchezza visibile, Cemre ha tentato inizialmente di mantenere il suo consueto aplomb, offrendo sorrisi accennati e risposte misurate. Ma la pressione, anziché scemare, è aumentata in modo esponenziale. I flash si facevano sempre più vicini, quasi a voler catturare ogni singola fibra della sua spossatezza. Le domande, inizialmente incentrate sulla sua carriera e sui progetti futuri, hanno virato bruscamente verso l'intimità, verso quegli angoli della vita privata che ogni essere umano ha il diritto di custodire gelosamente. I testimoni oculari descrivono una scena di crescente disagio: Cemre che accelera il passo, i suoi occhi che cercano una via d'uscita, la sua mano che stringe la borsa come uno scudo. La cortesia dell'attrice è stata interpretata dai presenti non come un limite da rispettare, ma come una porta lasciata socchiusa in cui infilarsi con violenza. In quei pochi metri che la separavano dalla sicurezza del locale, l'aria è diventata irrespirabile. Un audio granuloso e confuso, catturato da uno smartphone laterale, ha registrato un momento di attrito verbale, un frammento di tensione pura che ha sancito il superamento di ogni confine etico. Cari spettatori di Gossip alla turca, dove finisce il diritto di cronaca e dove inizia il diritto alla privacy di una donna esausta? Credete che i media abbiano esagerato questa volta? Scrivete la vostra opinione qui sotto nei commenti, alimentiamo insieme un dibattito costruttivo. E non dimenticate di supportarci cliccando sul tasto Unisciti per permetterci di continuare a lottare per un giornalismo più umano. La notizia di questo assedio è giunta rapidissima alle orecchie di Gökberk YLDRM. L'attore, solitamente descritto come un uomo di una calma olimpica, un professionista che ha sempre saputo gestire il rapporto con la stampa con una diplomazia ammirevole, ha visto infrangersi la sua pazienza contro lo scoglio del mancato rispetto per la sua compagna. Secondo i racconti di chi era presente o di chi ha parlato con lui nei momenti immediatamente successivi, Gökberk non ha urlato, non ha cercato lo scontro fisico, ma ha pronunciato una frase che è risuonata come un tuono nel silenzio della notte: «Non potete trattare mia moglie in questo modo». Quella dichiarazione, intrisa di una perentorietà calma ma tagliente,
è diventata istantaneamente il fulcro di un dibattito nazionale. Non era lo sfogo di una celebrità capricciosa, ma l'affermazione di un limite morale. Goldberg ha tracciato una linea nella sabbia, ponendosi fisicamente e idealmente tra il caos mediatico e la serenità di Cemre. Il messaggio era chiaro: la cortesia di Goldberg non è un segno di debolezza, e quando si tratta della dignità della persona che ama, la protezione diventa una priorità assoluta. In pochissime ore, i frammenti video di quella notte hanno inondato il web. I fan della coppia, una delle più amate del panorama turco, hanno trasformato le parole di Goldberg in un vero e proprio manifesto di fedeltà e protezione. Su TikTok e Instagram sono apparsi migliaia di montaggi che accostavano la fermezza dell'attore ai momenti di complicità e dolcezza condivisi dai due sul set e nella vita reale. Il pubblico di Gossip alla turca ha risposto con un'empatia travolgente, sottolineando come la fama non debba mai significare la rinuncia alla propria umanità. Ma l'incidente ha scosso anche l'interno delle redazioni giornalistiche. Molti professionisti del settore hanno dovuto ammettere, seppur a denti stretti, che la rincorsa allo scoop dell'ultimo secondo sta portando a una pericolosa deriva. L'algoritmo, che premia il dramma e la reazione scomposta, spinge i reporter a forzare la mano, dimenticando che dietro ogni volto noto batte un cuore stanco, una mente che desidera solo il silenzio dopo una lunga giornata di lavoro. Se amate Goldberg e Cemre e volete vederli sempre felici e rispettati, mostrate il vostro supporto al nostro canale Gossip alla turca. Un mi piace e un commento sono fondamentali, ma se volete davvero aiutarci a crescere, considerate l'abbonamento tramite il tasto Unisciti partecipa. La vostra lealtà è il nostro premio più grande. In tutto questo fragore, Cemre Ard ha scelto la via della discrezione. Non ci sono stati comunicati infuocati, non ci sono state storie polemiche su Instagram. Fonti a lei vicine descrivono un'attrice profondamente scossa, ferita non tanto dalle domande, quanto dalla sensazione di essere stata considerata un oggetto da esposizione piuttosto che una persona. Tuttavia, la sua risposta è stata il lavoro. È tornata sul set, ha ripreso i suoi copioni, ha continuato a tessere la trama della sua arte, lasciando che fosse il suo silenzio dignitoso a parlare per lei. Cemre non ha mai desiderato che la sua vita privata diventasse un'arena di combattimento. Il suo unico desiderio è essere giudicata per il suo talento, per la disciplina che mette in ogni ruolo, per i sacrifici che il pubblico non vede ma che lei vive quotidianamente. Goldberg, dal canto suo, ha continuato a esserle accanto con quella forza silenziosa che lo contraddistingue, dimostrando che l'amore, quello vero, non ha bisogno di grandi proclami, ma di gesti fermi nei momenti di tempesta. Cosa resterà di questa notte a Istanbul? Forse la consapevolezza che il rapporto tra stampa e celebrità necessita di una nuova blueprint, un nuovo schema basato sulla reciprocità. Alcuni dei giornalisti più esperti hanno iniziato a proporre protocolli di condotta più severi durante gli eventi privati, suggerendo che un no espresso da un volto stanco debba essere considerato un confine invalicabile e non una sfida a fare meglio. Goldberg YLDRM non ha solo difeso sua moglie. Ha ricordato a tutti noi che la visibilità non annulla il diritto alla vulnerabilità. La sua reazione è stata applaudita da molti colleghi che, pur vivendo situazioni simili, spesso scelgono di tacere per timore di essere etichettati come difficili. Goldberg ha dato voce a un sentimento comune, un grido soffocato di libertà che molti attori custodiscono nel profondo del cuore. Cari amici di Gossip alla turca, la storia di Goldberg e Cemre ci insegna che, in un mondo che corre a velocità folle verso la prossima notizia, fermarsi a difendere chi si ama è l'atto più rivoluzionario che si possa compiere. Quel "non potete trattare mia moglie così" rimarrà impresso come un monito di eleganza e fermezza. Cosa ne pensate di questa presa di posizione di Goldberg? Avreste reagito allo stesso modo o pensate che un personaggio pubblico debba sempre accettare il lato oscuro della fama? Fatecelo sapere nei commenti, la vostra voce è ciò che rende Gossip alla turca un luogo unico di confronto e passione. Vi ringraziamo immensamente per averci seguito in questa lunga analisi. Se il video vi è piaciuto, ricordate di iscrivervi, attivare la campanella e, per chi può, cliccare sul tasto Unisciti per sostenere la nostra missione. Ogni vostro gesto ci aiuta a portarvi la verità, con classe e senza compromessi.
Un cordiale saluto da Gossip alla turca, dove le stelle brillano di luce propria e l'amore è l'unica notizia che conta davvero. Al prossimo speciale!